Ok amici, si riprende il viaggio da Bologna verso la Slovenia e poi chissà. Intanto col mio fedele amico zaino nuovo partiamo con un bel Flixbus là. Arrivato ieri sera a Lubiana e oggi cominciamo già con un free walking tour per conoscere le cose più caratteristiche di questa capitale. Ho conosciuto 2 ragazze francesi e adesso un paio di giorni forse viaggiamo un po' in compagnia. È molto facile trovare compagnia per viaggiare quando si viaggia da soli. Al free walking tour scoprendo queste meraviglie di Lubiana, città molto carina, molto pulita e soprattutto pedonale fantastico. Oh là là! Due francesi che fanno la ratatouille. Passeggiatina pomeridiana fino al castello e con vista. Ecco la vista dall'alto di Lubiana e si vedono le Alpi. Entrate al castello è gratis e guardate che vista. Primo giorno a Lubiana, qua dal castello, dopo aver visto la città, ci vediamo questo bellissimo tramonto sulle Alpi. Like a day, yeah? Yeah? It doesn't get like that every day. No? No, it's a bonus. Yeah? The special chestnut. Le castagne prese dal castello. Secondo giorno in Slovenia, primo giorno free tour e visita del castello, conosciuto ovviamente nuove amiche e oggi insieme andiamo a Bled. Dentro il castello di Bled, ma che vista! Le Alpi. Nel castello di Bled si può fare anche un po' di prova di vino.
Eccoci arrivati a Bohinj, il lago è bellissimo e quindi è il momento di fare foto. Hi, I'm Manu. Hi. Oh, I'm Eva. Sorry. Somewhere. E stiamo girando un pochino la Slovenia. Bled, and in Bohinj. Bohinj? Yes. Bye! In centro a Lubiana bisogna indossare la mascherina sempre. Nuove regole qua in Slovenia riguardo al Covid, bisogna portare la mascherina sempre anche fuori all'aperto, ma se vai in montagna a fare qualche camminata non c'era bisogno, quindi eccoci qua. Loro me le porto sempre dietro. Yes. Good you. Visto che domenica è tutto chiuso, facciamo una bella passeggiata a Shmarna Gora. Così non dobbiamo neanche metterci la mascherina. Oh wow! Pomeriggio del terzo giorno, le ragazze francesi sono andate via. Sono qui con Bora, un altro amico raccolto dall'ostello, e stiamo facendo una passeggiata per Tivoli. Bora? Tivoli, hello. Le grotte che sono tanto raccomandate e quindi ecco, io sono in treno, sto andando a queste grotte con un nome impronunciabile. Dentro le grotte non si potevano fare né foto né video, però posso assicurarvi che è stupendo, fantastico. Sentivi il rumore dell'acqua, questo fiume impetuoso e le stalagmiti e stalattiti impressionanti, ce n'è una gigante a 15 metri, senti le gocce, tic, 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 tic. Davvero impressionante. E la pace, il silenzio che c'è, la natura che respiri lì dentro è impressionante. Come ha detto la guida, la natura è il migliore artista di questo mondo.
E adesso facciamo un bel giretto fuori nel parco di queste grotte, che è molto bello. Gli abitanti di Skogheim vanno a trovare i loro vicini nel villaggio vicino, che è lì, proprio lì. Eccolo. Sono in cammino per Škofja Loka, uno dei paesini medievali meglio preservati di tutta la Slovenia. Vediamolo, che meraviglia! Eccoci a Škofja Loka, un nome un po' simpatico, ma il paesino sembra molto carino. Ultima passeggiata per Ljubljana prima di andare a Zagabria. Un bellissimo sole e un bellissimo panorama. Questo centro città è bellissimo. C'è ancora il coprifuoco qua in Slovenia, ma io ho l'autobus alle 4 di mattina, quindi devo andare. Un po' di tristezza nel salutare questo paese, Ljubljana, la Slovenia e tutti gli amici dell'ostello che ho conosciuto. Sono gente stupenda e spero proprio di rincontrarli in un'altra tappa della mia vita, però queste sono le gioie e i dolori del viaggio.